Mi sono trasferito a Mosca da 3 mesi ormai e per chi mi conosce sa che l'ho fatto per seguire mia moglie. Ma ci sono persone italiane qui a Mosca che si sono trasferite invece per altri motivi. E infatti oggi vi porto a conoscere Erika della provincia di Pavia. Oggi purtroppo non è una bella giornata, quindi la passeremo probabilmente al chiuso, però seguitemi per vedere dei posti molto interessanti. Scusa, mi sono perso un paio di volte. No, anche a me è successo ieri, quindi nessun problema, però il taxi funziona bene. E perché hai preso il taxi? Perché stamattina sono uscita, vestita abbastanza bene, diciamo, solo che stanno facendo i lavori davanti a strada, infatti ho le scarpe un po' sporche perché ho fatto un volo e sono scivolata sul fango. Sono dovuta tornare indietro, cambiarmi, poi era tardi per prendere i mezzi, ho detto vabbè, andiamo in taxi tanto. Dopo la tua bella esperienza stamattina, scopriamo un po' qua com'è. Si tira, prego. Grazie. Guarda che si muove, guarda che si muove. Ah, come in pianura padana, che bello. Qua è pieno di posti veramente, e da fuori magari non lo diresti, no? Perché tu vedi questi palazzi così, entri, ti si apre un mondo. Eccolo qua, questo è l'altro italiano. Erika, piacere, italiana, Erika. La mia amante. È la mia amante. Intanto Erika è di Pavia. Di Pavia, Per sì. questo si è emozionata quando ha visto la nebbia da pianura Tantissimo. padana. Chi ci riporta? Vuoi un caffè per caso? Ma perché no, guarda, in realtà sì, perché ne ho bevuto solo uno stamattina e sono un po'... Solo uno? Sono un po' in astinenza da caffeina. Io se ne bevo 2 mi cago addosso, quindi già uno siamo al limite. Erika parla benissimo russo, io non so come. Parlo benissimo, per modo di dire. In realtà lo studio da 5 mesi, quasi 6, però ho fatto una full immersion pazzesca proprio col fine di trasferirmi. Io è un anno che studio russo e al massimo per chiedere un caffè. Questo è il mio massimo delle Bisogna espressioni. fare pratica, dovremmo parlare un po' di russo ogni tanto, così almeno uscire dal dialetto pavese magari, che non abbiamo mai parlato. 2 persone da Pavia. Dalla provincia di Pavia. Dalla provincia di Pavia a Mosca. È un napoletano quello là dietro. Ci sono 3 italiani in questo momento qui al bar. E ce ne sono in realtà tanti altri, tantissimi altri a Mosca, più di quanto avrei detto in realtà. Cominceremo a crearci un quartiere tra poco, sono veramente tanti. No. Sì, tipo Chinatown, no? Facciamo la piccola Italia a Mosca. Ma una cosa carina che io ho visto, ci ho messo un po' ad abituarmi al fatto che loro quando dicono caffè, non intendono solo il caffè americano o il caffè espresso, intendono anche latte, cappuccino, cioè tutte quelle bevande in cui c'è dentro del caffè. Io da quando sono qua faccio colazione così, biscotto nel caffè. Io da quando sono qua prendo, mea culpa, il Nescafè, quello solubile, la mattina mi avveleno. Com'è? Non male. Non male? Ho bevuto di peggio, dai. Ma si mangia bene ovunque a Mosca? Sì, ecco, questo è anche lì un mito da sfatare. A parte la cucina russa, che vabbè, piace, perché comunque è più saporita di quanto si immagini in realtà. Qui vanno molto le zuppe, tipo il borscht, le zuppe di verdure, anche fredde d'estate, però c'è tutta un'altra parte di cucina che tanti ignorano, ho scoperto. Quindi tutto quel mondo dei shashlik, della carne alla griglia, della carne affumicata, anche che è una cosa pazzesca. Sono dei grigliatori professionisti. Sì? I russi, sì. Ma credo un po' tutti i popoli dell'est, grigliatori professionisti, hanno delle marinature pazzesche. Il mio sogno sarebbe proprio trovare qualcuno che grigli nella dacia e andare a fare la giornata in dacia con la griglia aggressiva. Uomini russi, Erika è single e cerca un grigliatore con la dacia. Fatevi sotto, scrivete nei commenti. Ti manca ogni tanto la pizza italiana? Un po' sì, ma più che la pizza italiana mi mancano le paste italiane vere, perché qua è proprio difficile trovarle. L'errore forse che alcuni italiani fanno, ma come anche altri stranieri, di pensare vado lì da solo spacco il mondo. In realtà secondo me qui funziona molto il network, cioè arrivare, cominciare a conoscere persone, non fare gli italiani che dicono ah no, io con gli italiani non voglio più avere niente a che fare perché li ho sentiti. Ma meno male che ci stanno gli italiani. Meno male, no, credetemi, perché una città così le conoscenze fanno tanto, quindi cominciare
con gli italiani, cercare qua ci sono anche le piccole comunità, cioè gruppetti di italiani che si trovano. Dove Quindi, ci siamo conosciuti noi. tra esatto. l'altro, alla E serata poi- degli italiani dove poi vi porterò. E poi da cosa nasce cosa, uno presenta l'altro, ci si presenta a vicenda, si conoscono anche persone del posto e da qui nascono poi le occasioni. Ti sei trasferita a Mosca da sola, senza conoscere nessuno. Allora, la cosa è stata talmente assurda, tra virgolette, cioè di una ragazza, quasi 40 anni, però di una ragazza che si trasferisce da sola a Mosca. Era talmente curiosa la situazione che anche il mio avvocato mi ha detto da sola. Avevo solamente 2 contatti, cioè i miei avvocati. Sono partita classico come a 20 anni, 2 valigie da 32 kg all'avventura. L'ho fatto dopo pochissime volte essere stata a Mosca, in realtà io ho avuto questo colpo di fulmine. Quindi eri già stata prima, non è che Sì. una mattina ti sei alzata e mi trasferisco a Mosca. No. No, sono venuta come turista, quindi 2 settimane. Sempre, e poi ho preso la decisione perché in realtà io già volevo andarmene, cioè il punto principale è che volevo andarmene, io volevo proprio emigrare, quantomeno darmi una possibilità all'estero, perché io ho passato molto tempo a studiare lingue, a praticare le lingue, ho sempre avuto un po' l'idea di provare a vivere all'estero e quindi mi sono detta andiamo. Eccolo, sì, va. È pazzesco, anche col taxi funziona, che tu vedi che si muove. Ma hai visto anche con i semafori che ti dia tra quanto diventerà rosso il semaforo? Sì. Numero 43. Dobbiamo prendere questo. 43, sì, ma penso di sì. E dicevi i Sì. mezzi quindi funzionano bene come a Tokyo qua a Mosca. Perfetti, sono perfetti, puntuali. Apprezzo di più vivendo qua e non avere più l'auto e non sentirne la mancanza, assolutamente. Metro di Bamske. E quanto costa la benzina qua? Allora, io la prima volta che ho visto un benzinaio qua ho fatto la foto perché non ci volevo credere. Qua si parla di 70-80 rubli al litro, che vuol dire 80 centesimi al litro, e già è tanto per loro. Qua c'è Revoluzzi, ecco qua di fianco c'è il Cremlino, quindi ok. Dobbiamo attraversare la piazza e poi seguiamo 10 minuti. Ok, ci sono, quindi andiamo in pieno centro oggi. Vicino al Cremlino. Vicino al Cremlino, si vedono proprio le mura del museo storico, museo di storia. Abbonamento metro, ricaricabile. Qui ci sono diverse opzioni, potete fare gli abbonamenti settimanali, mensili. Questa qui solitamente è quella che hanno i residenti, possiamo chiamarci residenti ormai. Senti, io ho visto poco fa un video dove c'era un tizio che era impressionato dalla polizia delle metro. Sarà vero? Vuoi passare il dito anche tu? Ah, sì. Guardate. Ah, sì. È zozzo. È zozza, questa è zozza. Vabbè, Alcune sono molto pulite comunque le metro, che sono molto pretendi, è una pulite. scala lunga 1 chilometro. Qua ci sono veramente delle metro pazzesche. Ho letto che adesso vogliono aprire ancora più di 10 fermate. Infatti ci sono dei lavori in corso, adesso non ho ben chiaro esattamente la zona, ma dovrebbe essere verso sud. Sono cose pazzesche. E se andate sulla metro rossa, sud di Mosca, sono ancora più pazzesche, sembrano degli aeroporti, sono tutte moderne, nuovissime, enormi. Wow. Qua al centro abbiamo quelle storiche. Della fermata Ploscia delle Revoluzzi vi devo far vedere cosa fanno tutti i turisti. È un'usanza. Ancora la metro sovietica secondo me questa. Sì, ci sono i trenini ancora quelli vecchi, ma sai che c'è? Sono belli lo stesso. Allora adesso andiamo a cercare il cane. Vedete queste statue, no? E sono tutte un po' sverniciate, diciamo così, ma ce n'è una in particolare che è proprio gialla. Vedete che c'è il muso giallo. Perché le persone arrivano qua e fanno questo. Perché dicono che accarezzare il muso al cane porta i soldi e quindi noi lo facciamo. Sì, se non sono opere d'arte le metro non le vogliamo a Mosca. Ma guarda, ce n'è un altro di cane. Un altro cane, beh, accarezziamo il Forse muso. hai sempre accarezzato quello sbagliato, ecco perché non sono arrivati sempre. Può essere. Ormai è consumato, poverino, non si vede più il naso. Oh, andiamo a giocare a schedina. Se volete venire in Piazza Rossa così giorni feriali, assolutamente, perché ai russi piace molto passeggiare. Io ho scoperto questa cosa, anche perché poi qui, e non è un mito, Mosca è una città sicurissima.
quindi anche se esci la sera, con l'oscuro torni tardi, assolutamente nessun problema. Infatti io qua ho ripreso a camminare la sera perché anche a me piace molto. Quando prendevo la metro mi mettevo lo zaino davanti, no? Per abitudine. Sai, ci sono i documenti, le telecamere. Sì, anche io facevo così, con la borsa così. Ciburashka là. Cos'è Burashka? Ciburashka non è un animale, è il loro cartone animato di quando erano bambini e non è veramente un animale perché lui non sa che cos'è. Questo? Sì, questo coso qua. E c'ha Vedi con la cintura olimpica? la cintura olimpica perché? Questo vorrei saperti rispondere, ma non lo so. Cosa sei venuta a fare? A Mosca? Boh. No, scherzo. Una ragione precisa non c'è. Io volevo darmi una possibilità all'estero, come dicevo, e ho sempre viaggiato molto. Quando sono arrivata a Mosca sono rimasta completamente affascinata. Secondo me Mosca è una metropoli che ha tutte le qualità di una metropoli, quindi è molto ben organizzata, con delle opportunità, con tante possibilità di connessioni, ma senza i difetti di una metropoli. È una metropoli vivibile, soprattutto per un europeo. Io che sono stata anche a Tokyo dico, sì, bellissima Tokyo, troppo dispersiva, troppo grande. Comunque ambientarsi non è, per me almeno non è stato facile, da animo europeo. Qua ho trovato un perfetto equilibrio. Ah, ecco, no, guarda, i tavoli di scacchi, inquadriamoli un attimo perché qua sai, i russi con gli scacchi. Che io la prima volta che sono arrivata in questa piazza, che era estate, c'era un torneo di bambini ed era bestiale vedere questi bambini la domenica, ma così, alti così, che giocavano a scacchi. Io in realtà giro un po' nel tempo libero, ma proprio io sono una di quelle che prende la metro, magari si perde anche nei posti perché capita, però non ho ancora visto un sacco di cose. Infatti ogni tanto mi dicono, ma sei stata qui? Dove? Ah, guardate intanto il Bolshoi, il teatro, meraviglioso, la sera è ancora più bello. Il Bolshoi. Qua di sera ci sono un sacco di ragazze che si fanno le foto. Poi una cosa qua di Mosca io che ho notato e me l'ha confermato anche una ragazza che vive qua. Tu esci di casa e dici vado a fare 2 passi, sto in giro un'oretta, poi torno. No, non ce la fate stare in giro un'oretta. Ma poi qua io non so se è perché la città è bella, se è perché sei tu che vuoi vedere cose, ma cammini le ore e non te ne accorgi. Lezione di russo, Bolshoi vuol dire grande. Piaciuta? Bellissimo. Bella, piace. Io poco parlo italiano, parlo inglese, tedesco. Bravo! No, parla bene italiano, anzi. Io ho 70 anni, 70. Non lo direi. 70 years. Ora capito perché non ho ancora imparato il russo, parlano tutti italiano. I russi, io ho sempre saputo che sono persone di cultura, molto intelligenti. Io sono stupita dalla quantità di russi che a un certo punto iniziano a parlare italiano. È vero, io ho una conoscenza russa qua che dice che noi siamo gli immigranti preferiti. Tra gli europei siamo quelli che preferiscono, la cultura qua non sta morendo, anzi. Ci amano proprio. Ma siamo sicuri che sia di qua? Non lo so, io sto seguendo te. Ma a posto! No, io aspettavo il tuo navigatore. Vai. Dove vado? Sì. Una si tira, l'altra si spinge. Oddio, bellissimo! Vedi? Guarda il soffitto! L'ho visto adesso! Da. Oh mamma! No, le macchinine! Io quando ero piccola andavo matta per le macchinine, avevo tutta la collezione. Adesso io questa cosa la mando a mia madre, mi faccio fare un bonifico per comprarle. Mamma, fammi un regalo. Oddio, sto impazzendo, quello lì, il parcheggio. Il parcheggio. Poi c'era un'altra cosa che a me faceva impazzire, che sono le macchinine telecomandate, le autopiste, sai quelle ti ricordi? Non me lo dire. Fantastico. Adesso faccio come i bambini, devo fotografare tutto. La tartaruga no, è Hulk. La tartaruga ninja è Hulk. Pensavo fosse la tartaruga. Ti meriti questo. Oddio. Ma cosa servono queste cose gonfiabili? Un cuscino, cosa vuoi che sia? Wow, Dio, c'è una nutria. Guarda, c'è la nutria. Direttamente dal Ticino. Guarda. Cosa fa Erika qua? Veramente. Dì la verità. Cosa sei venuta a fare? Dillo che gli uomini russi hanno una... Beh, oddio. Qualcuno sì. Va bene. Anche in Italia qualcuno, va bene, ci difendiamo bene. Vogliamo ricordarti un certo Rocco.
Hai ragione, hai ragione. No, qua quei livelli non si raggiungono, no, hai ragione. Meraviglioso, aspetta che... Tutto fatto con pezzettini Lego. Cos'è questo? Space Shuttle, oddio, non è che magari ti siedi sopra e ti sballottola. vomiti? Sì, ho questa paura. Puoi sparare con una K47. Classico gioco per bambini, insomma bisogna educarli Non in può qualche mancare, modo. non può mancare. Meraviglioso. Ah, anche l'aereo c'è. No, questo è bellissimo, questo deve essere bellissimo. Però guarda, cioè, noi andavamo a Varazze, che c'era la 500, no? Ti ricordi che mettevi la monetina, andavi sulla macchina, qua hanno i modelli super avanzati. La macchina faceva solo... Sì. Non con la realtà virtuale che poi sblocchi la... Sì. L'orologio lì di Praga, cioè guarda che bello. Garry Potter, che Gary, qua è Gary, Ah, qua è Harry Potter. Qua è Harry Potter. Eccolo qua, sesto piano, caffè restaurant. C'è il caffè di Hello Kitty. Ecco, ora dobbiamo trovare del cibo, che so che sembra una cosa complicata. Tu mangeresti mai le cose così colorate? Certo che no. Oh, finalmente! Finalmente, cibo! Credo che sia la prima volta che mangio il McDonald's russo. No, non hai ancora provato il McDonald's russo? No, in realtà no, perché non mi viene in mente proprio quando cerco cibo. Sì, ma c'è un botto di gente, ci sarà un'ora da aspettare. D'altra parte, perché costa poco. Se no kartoshka? No, andiamo da Kroshka Kartoshka, anzi no, andiamo lì, anche perché almeno facciamo vedere cos'è, perché è famoso qua in Russia Kroshka Kartoshka, essendo poi a base di patata, perché è un alimento fondamentale della loro alimentazione. Vediamo. Kroshka kartoshka. Kroshka Kartoshka sono tutte patate ripiene, cioè Patate ripiene. Adesso qua c'è il menù. Zdravstvuyte, Allora, mi dica. mentre ci mangiamo la nostra bella kartoshka, mazza quanto è buona poi. La Dobry Cola, Che sarebbe? la Coca-Cola russa di Russia. Le difficoltà che io ho incontrato per la guerra, diciamo qua in questo senso, non sono riguardanti la vita qua a Mosca, semmai il viaggio, perché chiaramente non c'è più il volo diretto, costa molto di più, ok, va bene, ma una volta arrivati qua mi sento molto più sicura qua, nonostante le notizie che sentiamo. C'è un sacco di controllo, è una città molto controllata e chiaramente se sei una persona, come direbbe mio nonno, per bene, non hai niente da temere. Come hanno reagito parenti e amici quando hai detto vado a vivere a Mosca nel 2026? Signor, mia nonna, poverina, cioè, mia madre già sapeva della mia passione, perché giustamente uno non è che torna a Mosca 2 volte in un anno così, tanto perché c'ho voglia di rivedere Mosca. Già aveva capito che c'era qualcosa che non andava, soprattutto quando ha preso in mano il libro di russo, ha capito che c'era qualcosa che non andava. Quindi un po' era preparata. Chiaramente la preoccupazione è stata, non è il paese perché te ne vai, ma proprio Mosca dovevi scegliere. Ora, se io dicessi che in Italia nessuno è preoccupato per me, direi una cavolata, chiaramente. Anche i miei amici ogni tanto mi scrivono per sapere se è tutto a posto. Non hanno reagito benissimo solamente per questo motivo. Diciamo che ora che hanno me qui e ogni tanto faccio le videochiamate, faccio vedere la situazione, un po' si sono calmati. Cosa avresti voluto sapere prima di partire? Io mi sono trasferita qua, lo diciamo adesso, sulla base del decreto presidenziale numero 702, quindi permesso di soggiorno temporaneo di condivisione valori. E è molto semplice come procedura in realtà, ma non ti dicono prima di partire che per ottenere il permesso di soggiorno ti serve la registrazione in una casa, quindi devi trovare un proprietario che ti affitti la casa, che ti registri nella casa. Nessuno mi ha detto che purtroppo ultimamente è molto difficile trovare un proprietario disposto a farlo, perché purtroppo voi avete un tempo limite entro il quale registrarvi o farvi registrare, scaduto il quale non vi danno più il permesso. Io una delle poche cose furbissime che ho fatto prima di trasferirmi a dicembre, quando ero qua come turista, è stato incaricare uno studio legale di occuparsi di tutto il processo della mia immigrazione, quindi dal visto privato in Italia fino all'ottenimento del permesso. Un'altra cosa che è importantissima: se venite anche come turisti, non prenotate mai hotel, gostinizze, anche si chiamano, che sono tipo hotel magari un po' più economici, mai prenotarli dall'Italia senza la possibilità di pagare almeno un acconto, un qualcosa, o se no di non pagare addirittura l'intera permanenza. Perché io purtroppo mi ero affidata a una gostinizza
avevo fatto 10 giorni lì, prenotati da sito con numero di conferma, però non potendo pagare perché stavo in Italia. Loro avevano detto tutto a posto. Per fortuna poi il mio avvocato si è informato e ha scoperto che la mia prenotazione non c'era perché non avevo pagato. Altra cosa importante per venire come turisti: piuttosto scomodate qualcuno che sta qui, vi fate prenotare il vostro hotel. No, aspetta, ho un orgasmo. È veramente immenso. Ci sono anche gli operai sopra che stanno ancora lavorando. Certo. L'hai fatto proprio uguale. Mamma mia. Bellissimo. Ma dove ti porto, Mamma mia. No, ma questa cosa del Cremlino, del Bolshoi è pazzesca. È pazzesca. Senti, invece come sono i prezzi degli affitti qua a Mosca? Allora, devo essere onesta, ma aspettavo qualcosina in meno perché vivevo di ricordi. Cioè io sapevo che costava qualcosina in meno affittare una casa. Nell'ultimo anno purtroppo gli affitti sono un po' aumentati. Allora, io un bilocale lo pago 450 euro al mese a Sviblava, e Sviblava è nord di Mosca. Per andare in centro tra metropolitana e camminata è una mezz'oretta, quindi non mi posso lamentare. Qua per i monolocali, i bilocali piccoli fino a 34 metri quadrati trovate qualcosa anche a 450 euro, al massimo 500. Chiaramente se vi avvicinate al centro, andate sui trilocali, andiamo anche a 800-900 euro. E poi c'è anche da dire un'altra cosa, che qua le spese, praticamente che spese hai? Le bollette Sono quasi nulle. Qua sono 25 euro al mese, a dir tanto. Io a Leninski pagavo 25 euro, qua ne pago 13 al mese, con acqua, luce, gas, tutto compreso. Quindi... Perché il gas c'è. Sì, perché a 2 euro. Come ti dicevo, hanno un problema con le entrate, non capisci mai, cioè tipo questa è l'entrata di una metro. Io pensavo Sì, fosse un museo o qualcosa, invece un teatro, no, è la metro. Ma Super. poi parliamo anche di queste porte che pesano 2 tonnellate. Quindi ci hai messo solo 5 mesi per imparare il russo studiando da sola. Qual è la parte peggiore e migliore di questa lingua? Allora, la parte migliore è la sua complessità, secondo me, che ti fa capire meglio alla fine. Voglio dire, il fatto stesso di avere dei casi, delle declinazioni, ti aiuta a capire il funzionamento delle parole della frase, e hanno anche dei termini per spiegare cose in maniera un po' più approfondita. Cioè è una lingua molto profonda, secondo me. Ci mettiamo di qua perché poi l'uscita sarà di là. Comunque la parte peggiore di questa lingua qual è? La parte peggiore è che è una lingua che devi continuare a praticare per non perderla. Un po' come Ma tu. anche perché comunque c'è tanta grammatica. E quindi quello che vogliono sapere tutte le ragazze. Ma come sono i ragazzi russi qua? Tu hai avuto già delle esperienze? Io ragazzi russi sì, ne ho avuti. In realtà ne ho avuti 2 in Italia e uno l'ho frequentato qua. Recidiva. Sì, è facile. Mi sembra una maledizione qua. Allora, innanzitutto c'è da dire che c'è una cultura completamente diversa dal punto di vista del rapporto, perché l'uomo russo tende a essere l'uomo, cioè quindi sì, cose belle, paga tutto lui, è molto gentile, però al contrario, cioè per altro conto vuole che tu sia donna. Quindi a me è capitato proprio di sentirmi dire sei troppo indipendente. Mi è capitato, soprattutto con quelli un po' più avanti con l'età. I giovani sono un po' più aperti da questo punto di vista. Per il resto sono persone comunque molto educate, cioè molto cortesi, e soprattutto l'uomo si fa in 4, cioè nel momento in cui ti sceglie come compagna si fa in 4. Prendiamo la 5. Dobbiamo cambiare metro? No, usciamo qua. Allora. Siamo arrivati, sì. Qual è il tuo posto preferito qua a Mosca? Trovare un posto preferito però è difficile, onestamente. Ho una fermata metro che è la mia preferita in realtà, perché mi ricorda un po' un pezzo di Europa, cioè una parte di Mosca secondo me è strutturato come l'Europa, che è Kuznieski Most, sulla metro viola. Voi uscite, trovate queste viette che sono quelle che sono dietro poi al teatro Bolshoi, che sono bellissime, sono piene di locali, di posti carini, e sembra proprio di stare in una città europea. Quindi una ragazza può venire a Mosca anche da sola e addirittura decide di trasferirsi qua. Sì, assolutamente sì. La difficoltà più grande che troverete, ripeto, potrebbe essere magari qualcosa di burocratico, ma sicuramente non la vita a Mosca, anzi. Ti ci vedi a Mosca tra 10 anni?
Onestamente io spero di vedermici. Ah, proprio, quindi vuoi che questa resti casa tua? Sì, io allora sicuramente, ecco, apriamo una parentesi, casa mia secondo me rimarrà sempre casa mia, perché io ormai ho un'età per cui è difficile cambiare il concetto di casa. Però io qua sto bene, spero solo di trovare una sistemazione lavorativa che mi consenta la permanenza nel lungo termine, quello sì. Perché se no, male che vada, c'è il piano B, si torna a casa di mamma e papà. E torniamo a casa, sì. Va bene ragazzi, grazie mille. Grazie per essere arrivati alla fine del video. E se avete altre domande, cose da fare a Erika, scrivete sotto e piano piano vi risponderemo. Assolutamente. Tanto non scrivono mai. Va bene, ciao ragazzi.